stanno farfalle ovunque, non so se si nota. Ciao a tutti ed eccoci con la nostra ultima tappa del Toscana Tour. Dopo aver visitato le bellissime cave di marmo è ora di tornare un po' a sud, ma questa volta mirando alla costa. Ovviamente fermandoci occasionalmente per rubare uno scatto o due lungo la strada. Iniziamo la giornata con un breve e semplice trekking verso la rinomata Buca delle Fate, un'insenatura lungo la cosiddetta Costa degli Etruschi, zona famosa per i suoi numerosi parchi archeologici, con rovine risalenti appunto al periodo etrusco, come ad esempio queste tombe. Siamo giunti a destinazione. A me sembra un set di Game of Thrones. Acque cristalline, nonostante la giornata ventosa. Onde che si infrangono su pareti rocciose, falesie disegnate dalla salsedine e, o come vuole la leggenda, dal canto delle sirene. Infatti si narra che questi luoghi fossero abitati da strane creature e sirene, che con il loro fascino e canto melodioso ammaliavano i pescatori che solcavano le acque della baia, per catturarli e non fargli fare più ritorno sulla terraferma. Simili leggende e altre storie fantastiche hanno dato origine a un nome suggestivo quanto il luogo stesso, Buca delle Fate. Per quanto vorremmo, video e foto non possono descrivere l'incanto di questo posto, ma ciò non ci ha impedito di scattare un bel po' nella speranza di portarci a casa un po' di questo piccolo paradiso. Io sono rimasta particolarmente affascinata dalla texture della roccia, per cui mi sembrava perfetto il bianco e nero del foam ancora nella yashica dal giorno prima. Alex per fortuna si è lanciata in qualche composizione un po' più articolata ed ha scattato delle bellissime foto, con la macchina ancora carica del suo Santacolor 100, che forse qui ha dato prova della resa eccellente dei suoi colori, con questi blu particolarmente intensi. Inoltre è arrivato il momento di caricare anche The Baby or The Grandma, la mitica Rolleiflex del nonno di Ale, che, non si sa come, ha dato la vita a una doppia esposizione iniziale. È giunto il momento di andare a depositare i bagagli. Per la strada però è pieno di campi di girasole e ovviamente non possiamo non fermarci, anzi, sembra il posto perfetto per scattare l'ultima Fujifilm FP100, una pellicola pack film detta anche Pilapart Film, antenata della Polaroid che si scatta con questa vecchia lens. C'è tutto un video dedicato sul canale per chi fosse interessato, anche se sicuramente arriveranno altri video perché siamo appassionati di fotografia istantanea e in particolar modo di questo tipo di pellicole. Ovviamente scattare con un solo formato non ci basta e quindi ecco che Alex continua a testare felicemente il suo Santacolor. Arrivate nel luogo del nostro pernottamento, isolato nella campagna toscana, dopo aver evitato la tempesta che cominciava ad abbattersi lungo la costa e aver litigato ferocemente con Google Maps, ci ritroviamo ad ammirare un altro bellissimo tramonto che ci ha regalato questo viaggio, condito anche da qualche balla di fieno, qui e là, che Alex con un insospettabile spirito da campagnola ha fotografato in lungo e largo, finché poi non ha rischiato la vita per fotografare questo cactus, ma purtroppo si rifiuta di inserire il footage nel momento più esilarante della giornata. Eccolo. The next morning. Il mattino seguente iniziamo subito con uno scatto della serie Panni Stesi e ci dirigiamo verso il Monte Argentario prima di rientrare definitivamente a Roma. Giriamo un po' in macchina godendoci il panorama dal finestrino, facendo un giro per le strade che collegano le varie calette senza sostare a lungo se non per fare le foto ai tetti. Ale, passione ai tetti. Dopo le cassette della posta, i panni stesi, i lampioni, i tetti. Ci fermiamo però per un tuffo veloce a Porto Santo Stefano e qui finisco il mio fomapan. L'estate al mare, l'estate al mare. Come io metto via la mia yashica, Alex tira fuori la sua Rolleiflex. Non c'è niente da fare, queste bioottiche ci danno troppo gusto. Ed ecco qualche ultimo scatto d'orbetello, nello stesso posto dove ci eravamo fermate un anno fa al tramonto. Questa volta la scelta però ricade sul bianco e nero. E con questo revival del Monte Argentario si conclude definitivamente la nostra avventura in Toscana.
Per adesso, insieme a questo piccolo uccellino che si vede a malapena in foto, vi salutiamo, ma non temete, torneremo presto con delle nuove avventure e nuove pellicole. Per il momento, come sempre cari amici, buono scatto!